Finalmente The Plucky Squire, uno degli indie, anzi dei titoli in generale per quanto mi riguarda, più attesi di quest'anno, sviluppato da All Possible Futures e distribuito da Devolver Digital, che di norma è sinonimo di qualità e soprattutto di originalità. Non vedo l'ora di fiondarmi insieme a voi in questa avventura che si prospetta davvero pazzesca e che ci trasporterà da mondi 2D a scenari in 3 dimensioni senza soluzione di continuità, con variazioni del gameplay davvero fuori di testa. Quindi amici e amiche, bando alle ciance e let's play with Prince! It was time to begin an adventure, era ora di iniziare un'avventura, ecco quello che ci dice il menu ragazzi, che è molto carino per quanto semplice, ma lo apprezzo abbastanza. Allora andiamo a vedere un attimino le opzioni, vabbè ci sono quelle video, audio, i controlli, gameplay, io le ho viste un pochettino già. Volevo farvi vedere quelle delle accessibilità perché mi sono sembrate abbastanza quasi OP, cioè addirittura l'invincibilità, one hit kill, sembrano più cheat che opzioni di accessibilità, però comunque ci sono facoltative, perché non metterle? Purtroppo ragazzi, come sta succedendo sempre più spesso, il gioco non ha la lingua italiana, ne ha veramente tante, ha il supporto a tantissime lingue ma non all'italiano, questa cosa mi fa veramente tiltare. Comunque andiamo a selezionare un nuovo slot per iniziare una nuova partita. Abbiamo la possibilità di scegliere tra Adventure Mode e Story Mode. In pratica l'avventura è quella standard, più, diciamo così, un pochettino più difficile, mentre quella storia è per coloro che si vogliono godere, diciamo così, un po' più di relax e non stare lì a sbattersi poi più di tanto. Quindi andiamo a fare Adventure, ragazzi, perché ovviamente voglio l'esperienza completa. E godiamoci, ragazzi, questa introduzione a The Plucky Squire. Quanto è carino l'albo. Ma poi la grafica, ragazzi, è deliziosa. C'era una volta un coraggioso scudiero di nome Jot. Jot viveva nella terra del Mojo, una terra di creatività. Governata dalla gentile regina Chroma. Difendeva la terra dal insidioso stregone Ampgramp, che tutti apprezzavano davvero molto. Bella zio, ben fatto, bravo! I popolani, no? Jot era anche uno scrittore e trascriveva le sue tante avventure in forma di libro. Ma quello al centro, ragazzi, è Super Mario. Mi sembra proprio lui. Comunque, queste storie erano anche avidamente lette dai popolani di questa terra, che le trovavano intriganti. Jot si svegliò un bel giorno e saltò placilemente dal suo letto. Da lontano poté udire della musica eccitante e doveva andare a investigare, giustamente. Capitolo 1. Del serio beeswax. Allora, wax ragazzi è cera, beeswax, cera d'api, della serie cera d'api, può essere? Vabbè. Comunque ragazzi, intanto siamo già in uno scenario 2D. Ok, con A si salta, con X io sto giocando con il solito controller Xbox, quindi proviamo un pochettino, vediamo se meniamo gli alberi, ci ha droppato qualcosa. Ragazzi, io sto giocando, come forse saprete, da PC, ma vi ricordo che il gioco è disponibile praticamente per tutte le piattaforme, quindi anche per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Ok, ci stanno droppando delle lampadine. Intanto qui siamo alla casa di... insomma, da dove proviene la musica, che sembra essere la casa di uno stregone, perché si evince dal cappello. E poi c'è questa carotazza impiantata nel terreno. Troppo bellino lo stile. Intanto qualcuno qua dentro sta tenendo un rave party, evidentemente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, eccolo lì, guardate lui quanto è bello col topino pure. Era la casa del buon stregone Moonbeard, caro amico di Jot e mentore. Guardate lui come, raga, come sta trippando male con sta musica. Ah, Jot, amico mio, disse. Sto trippando male qui, sto viaggiando nei reami musicali. So io in che reami stai viaggiando, vecchiazzo, che non sei altro.
Nel momento che sei qui avrei un favorino da chiederti. Ci mostra un vinile. Cera. Ho bisogno di più cera, amico. Ma perché cera? Che c'entra la cera col vinile? Per fare più dischi, lo sai, no? Andresti a prendere insomma dal picco del miele? Della cera al picco del miele? Ok, e ci dice il topino che si chiama Pip. Ah, una mini quest, wow! Devi prenderti, insomma, devi occuparti dei goblin e io trasporterò la cera indietro qui per te. Ah, quindi ci sono i goblin. Ah, sì, ma ha letto nel pensiero. Ah, sì, ci saranno dei goblin. Non ti faranno mica sudare, giusto, Jot? Ma no, ma assolutamente. Ma noi siamo un Plucky Squire, siamo uno scudiero coraggioso. E intanto l'entrata ai boschi, Bacon ci richiamava, insomma. Ok. Vedete come noi passiamo da uno scenario all'altro sfogliando le pagine di questo artbook, di questo libro, e immagino che possiamo, volendo, tornare anche indietro, ragazzi. Non me ne volete, ma io voglio testare un po' tutte le dinamiche di gioco, quindi voglio anche vedere se è possibile fare backtracking, insomma queste cosine qui. Intanto leggiamo questo cartello, ok, che funge da semplice tutorial, ci dice che con X oppure quadrato da PlayStation possiamo semplicemente attaccare, l'avevamo già visto poco fa. Bene, raccogliamo queste lampadine. Vediamo. Tanto in giro ci sono queste farfalline, vabbè, che fanno solo scena. Qui c'è un altro cartello, andiamo a leggerlo. Con B si rolla, sì, l'avevamo già visto. Spacchiamo intanto gli alberozzi. Ma questi sarebbero i goblin? Sti bagarozzi, sti tappeti? Vabbè. Ok, ci droppano pure molte più lampadine. Quindi io direi di spaccare comunque tutto lo spaccabile. E andiamo a leggere quest'altro cartello. Al Tom Tower, ok, andiamo al Tom Tower. Jot, quella non è la strada per il picco del miele. Ok, e dov'è la strada del picco del miele? Sarà qua sopra. Giustamente un picco si va di sopra, no? Tanto guardate gli elementi al di fuori del libro, no? Sul tavolo, sulla scrivania, che è all'interno della stanza, che sembra la stanza di un ragazzino alla fine, no? Che ha questo artbook di The Plucky Squire. I cancelli si aprirono per lo scudiero coraggioso. Ok. Noi possiamo semplicemente andare di sopra di qua. Attenzione. Honey Peak. Il picco del miele. Ok. Questa è la mappa del mondo oppure è semplicemente uno scenario? Sembra che sia la mappa del mondo. Ok, noi siamo a Inkwood. Ok. Vabbè, con A si salta grazie al The Plucky Squire leapt nimbly onwards. Insomma, dice salta verso la sua destinazione. Ok. Now this looked really quite precarious. Oh, questo sembrava troppo tranquillo. Ok, lui trattenne profondamente il fiato e un po'. Così. Vabbè, perfetto. Questo si rompe, eh? Ci avrei scommesso 2 centesimi. Intanto il topino ci ha coraggiosamente abbandonati. Questi ovviamente cadono, quindi dobbiamo fare in fretta a proseguire da questa parte. Ragazzi, c'ha molti feel di tanti giochi da, perdonatemi se ve lo dico, da Super Mario a Zelda a non so che altro, ma veramente sembra di star giocando a un mix di tante cose, ma nella loro forma più smagliante, almeno per il momento. Pip, la cima del picco del miele, la vista è incredibile. Ok. Lì c'è un totem a forma di gufo. Quello è un gran bel gufo. E quella è la Tom Tower. Va bene. Ok. Noi proseguiamo da questa parte e vedete che comunque per il momento siamo ancora in un scenario 2.5. Oh, quello è un honey badger, che cavolo è? Tipo un animale, adesso non mi ricordo quale. Si sta mangiando il Benny Bee, il miele dell'ape Benny. Che sta tutta incazzata, lei infatti sta sclerando malissimo quell'ape. Stai attento, Jot. Un badger, ragazzi, che animale è? È un animale, adesso non mi ricordo, è un tasso, può essere che sia un tasso. Il tasso del miele, giustamente. Un tasso del miele incazzato può essere davvero pericoloso. Eccolo qua. Ragazzi, che sia la nostra prima boss fight. Infatti Pip se la sta facendo nei peli di dietro. Oh, ecco, ci siamo.
Ok, e che succede? Si incazza il tasso. Seemed rather annoyed. Sembrava abbastanza infastidito, direi di sì. Noi ci trasformiamo nel maestro Muten di Dragon Ball, sapete quando si pompa e vuole fare la Kamehameha? È proprio lui, è pompato male male, sembra Goku col Kaioken. Va bene, ok, dobbiamo menare il tasso, è diventato... vabbè, bellissimo. È diventato, ragazzi, un gioco di box. Intanto possiamo fare, vedete, le schivate, sinistra e destra. Ah, intanto ci ha preso sul naso. Con Y o triangolo possiamo fare il jab, mentre invece con A oppure X da PlayStation possiamo dare i pugnetti normali. Ragazzi, l'abbiamo steso abbastanza facilmente. Addirittura le musiche dell'incontro di wrestling sono bellissime, di pugilato, anzi, scusate. Was bested. La bestia è stata bestiata. Ok, lui tutto contento, la petta pure, il topolino non ve lo dico nemmeno. Il nostro coraggioso scudiero è trionfante. Benny B. Ah, ok, siamo tornati al nido, tutto bene. Molte grazie Jot, mi hai fatto davvero un favore. Quel tasso stava veramente facendo robe brutte con la mia cera d'api. Ad ogni modo, che cosa vi porta qui? Ci ha mandato Moonbeard, lo stregone. Gli servirebbe della cera d'api se ne hai qualcuno in più. Ma certo Pip, my man, amico mio, diremmo è un topo, ma comunque vi devo un favore, ecco qua. L'ha presa da sotto le chiappe, io non vorrei dire, ma vabbè. Complimenti al Wiz, che è il Wiz? Ah, al mago, al Wizard. Che sta succedendo? Dice Pip, ragazzi, qualcuno sta evocando Shenron, il cielo è diventato buio. Attenzione. No, si è illuminato il totem del gufo. E è apparso quello è Cell. Raga, ci sono un sacco di robe di Dragon Ball. Quello è proprio Cell lì sopra. E comunque no, sembra uno stregone cattivo. Ha aperto un varco nel cielo. Ha tipo, non lo so, lanciato un incantesimo su queste terre. Sta cascando tutto, casca il mondo, casca la terra. E il Plucky Squire giù per terra. Ragazzi, stiamo precipitando di sotto insieme al topino. E cadiamo a terra con un bel luff, giusto? Ok. Era ora di parlare con Moonbeard per vedere un pochettino che cavolo stia succedendo, giustamente. A Moonbeard, e allora? Dice... Sì, è Amgrump, quello stregone ragazzi, quello di prima, no? Quello brutto. Sempre, diciamo così, pronto a creare qualche trucchetto insidioso, quello lì. C'è qualcosa di piuttosto strano, piuttosto bizzarro sulla magia che ha usato. E questo non è come va la storia normalmente, sapete? Questo è un lavoro per il Plucky Squire, Jot. Amgrump è al Thumb Tower. Vai lì e assicurati che quello spaventoso piccolo twerp, che non so che roba è, ma comunque non è niente di buono, non causerà altri fastidi. Hello? Chi è? Chi è questa? Oh, una streghetta. Ciao streghetta. Lei con un sorriso a 54 denti. Violet. Ok. Era una strega con l'amore per l'arte. E amica d'infanzia di Jot. Ok. Ehi Jot, abbiamo un altro problema con Amgrump, giusto? Ok. Ok, Moonbeard ci sta dicendo comunque di andare lì, andate lì insieme, va bene. E mettete fine alle marachelle di quel mago. Ok, io darò un'occhiata a questa strana magia verde che lui ha lanciato. E prendete una ciambella. But that's by the backable D. Vabbè, comunque, piamoci una ciambella. Anche Pippo ci saluta, va bene? Va benissimo, ci dice buona fortuna anche se non hai mai bisogno, perché giustamente noi siamo il Plucky Squire, ragazzi, mica che... Allora, non ti mentirò, sono eccitata dal fatto che potrò vedere il Plucky Squire in azione. Ah, quindi lei è una nostra fan. Capo, fai strada, Jot. Ok. And so the Plucky Squire set off to the Thumb Tower. E quindi il Plucky Squire si diresse alla Thumb Tower. Intanto veniamo pure sti ratti, questi goblin che non sembrano manco goblin. Li meniamo allegramente così. E abbiamo trovato una pergamena. Ok. Che roba è?
Ah, è un piece of artwork, è un pezzo di, diciamo così, d'arte, insomma, di collezionabile. Ok, con X lo si può vedere nella galleria. Ok, quindi si sblocca anche una galleria. E poi più avanti, ecco, questa è una concept art delle montagne. Con delle indicazioni da parte degli sviluppatori che ci fanno vedere un pochettino quelli che erano i concept art iniziali del gioco. Vabbè, quindi ci sono anche questi collezionabili qua, fa piacere. Bene, tanto noi meniamo ancora. Andiamo pure quest'altro. Ok, e ci dirigiamo senza indugiare verso nord. Alright. Ok, qui mancano 2 parole. What the... Quindi c'è una specie di minigioco o comunque indovinello da risolvere. Questo è il cancello. Praticamente qui ci dice manca una parola. Si aprì e poi ci manca un'altra parola. Quindi il cancello lo mettiamo qua. Esatto. Il cancello si aprì, però manca una parola, giusto? Quindi dobbiamo andare a cercare l'altra parola per far aprire il cancello. Ragazzi, è carina questa meccanica. Peccato che mancando appunto l'italiano ed essendo solo in inglese ed in altre lingue, questa meccanica possa effettivamente essere un ostacolo per tanti giocatori italiani, perché effettivamente dovrebbero capire che vuol dire sta roba, no? Quindi il cancello praticamente si aprì. Intanto qui c'è... che cos'è? C'è Martina. Saluti coraggiosi guerrieri. Ragazzi, sapete che mi sta ricordando anche come stile, così come sta a livello di scritte, a livello di movimenti, a livello anche della mappa che abbiamo visto prima? Mi sta ricordando Cuphead, proprio come stile grafico, come movimenti, in tante piccole cosine, non dal punto di vista del gameplay, assolutamente, ma come stile in questi frangenti mi sta ricordando tanto Cuphead. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Il mio nome è Martina, piacere di conoscerti. Voi avventurieri, insomma, fate a pezzettini diversi pericolosi nemici, io invece massacro i prezzi. Ok, una venditrice, quindi ci vende roba. La spada throw badge, che roba è? Allora, lancia la spada per attaccare i nemici o prendi le cose dalla distanza. Quindi è una spada lanciabile, costa 30. Ok, quindi le lampadine sono la valuta di gioco. Noi mannaggia abbiamo 39, perché se volessimo comprare tutto ci servirebbe 40, ci mancava solo una monetina. Vabbè, ma penso che la troveremo anche in questo scenario qua. Però tra l'art scroll, che è comunque un concept art di quelli che abbiamo visto prima, e la spada lanciabile, ragazzi, io voglio prima la spada innanzitutto, Ok. Dice premi RT, ovvero grilletto destro per lanciare la spada e di nuovo per riprenderla. La vuoi testare? Ma si fammi provare un po'. Allora, quindi... Ah, c'è proprio il campo di allenamento addirittura. Ok. È ora di fare pratica con la tua spada. Vabbè, ci sono i manichini di allenamento. Questo modo qui. Ah, quindi, ok, o torna da sola oppure lo premiamo prima per riprenderla anzitempo. Va bene? Ragazzi, ovviamente con la levetta direzioniamo il personaggio e dove stiamo guardando lì la lancia, niente di troppo complicato, Ragazzi, questo video sta durando già abbastanza e io in realtà vorrei anche vedere un po', insomma, di quei cambi di scenario 2D, 3D. Quel gioco ci ha preparato anche fin dai trailer, però mi sa che forse per questo primo video non lo vedremo perché altrimenti durerebbe un pochino troppo. Quindi o lo potremo vedere magari in un altro video, quindi se volete facciamo una seconda parte, ditemelo voi nei commenti se vi piacerebbe vedere più parti di questo video, o altrimenti lo potremo giocare in live. Tanto se il video vi sta piacendo lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei futuri contenuti. Seguitemi su tutti i social come sempre che trovate qui a destra e sotto in descrizione, soprattutto sul mio nuovo canale Instagram, ragazzi, perché ne ho creato uno nuovo dopo essere stato hackerato brutalmente, quindi se volete aiutatemi a farlo crescere ve ne sarei davvero grato. E come sempre non posso fare altro che consigliarvi il canale Telegram di Videogiochi News, nel quale troverete tante strepitose offerte a tema gaming. Grazie ancora per avermi seguito fin qua, io vi abbraccio fortissimo, miei coraggiosi scudieri, e alla prossima!